Se oggi il Regno Unito è considerato parte integrante della storia europea, al tempo dei Romani si trattava di una terra avvolta nella leggenda. Situata al di là dell'Oceanus, l'isola era una meta per gli avventurieri e i mercanti più audaci, che raccontavano di un territorio selvaggio, coperto di nebbia e pioggia e abitato da strane popolazioni barbariche. Il primo a tentare un approdo in forze oltre la Manica fu Giulio Cesare. Impegnato nel progetto di annessione delle Gallie, il proconsole romano fu attratto dalla possibilità di mettere piede per primo in una potenziale nuova provincia. A parte la ricerca di gloria personale, Cesare aveva sentito che l'isola nascondeva importanti riserve di oro e, non da ultimo, era intenzionato a interrompere il supporto che le popolazioni locali fornivano ai loro omologhi celti del continente. Nel 55 a.C. Cesare organizzò una spedizione affidata a Commio, re della tribù alleata degli Atrebati, in virtù dei presunti legami del suo popolo con la Britannia. Tuttavia, questo fu fatto prigioniero sull'isola e liberato solo quando il generale romano riuscì a creare una testa di ponte sulla costa. La sapienza politica e diplomatica di Cesare permise ai Romani di sfruttare una prima rete di contatti e clientele con le varie tribù britanniche. Nonostante le spedizioni di Cesare non avessero portato a una vera e propria conquista, la presenza di Roma diventò un fattore da tenere in considerazione per i re delle tribù oltre l'oceano. Nelle sue res geste, infatti, Augusto riporta che i re Dumno ben Launo e Tincomaro cercarono rifugio nell'urbe, l'inizio di un legame che sarebbe durato secoli. La prima vera e propria campagna di conquista dell'isola fu ideata dall'imperatore Claudio. Nel 43 d.C. si presentò l'occasione giusta per muovere l'esercito sull'isola. Carataco, re dei Cautovellauni, aveva deposto il discendente di Commio, il quale si rivolse direttamente a Roma per cercare supporto. L'imperatore affidò ad Aulo Plauzio il comando di 4 legioni, la seconda Augusta, la nona Ispana, la 13ª Gemina, la 20ª Valeria Victrix. Appena saputo dello sbarco a Rutupie, Carataco e suo fratello, Togodumno, organizzarono una prima resistenza contro l'invasione. Dopo qualche schermaglia, le legioni romane incontrarono in campo aperto i Britanni, nei pressi del fiume Medway. Il campo di battaglia vedeva da una parte del fiume i difensori e dall'altra i romani. Aulo Plauzio ordinò ad un'unità di ausiliari di origine celtica l'attraversamento, al fine di attaccare i cavalli da biga. L'attacco creò la confusione necessaria per un attraversamento in forze. A condurre l'avanzata romana c'era la legione seconda Augusta, comandata da un giovane che diventerà imperatore un giorno, Tito Flavio Vespasiano. Gli uomini di Vespasiano attraversarono il fiume completamente corazzati, con grande stupore dei britanni e dello stesso Cassio Dione, la fonte storica principale di questi fatti. Nonostante l'attacco, i romani non riuscirono a mandare in rotte i nemici e la giornata si concluse con una situazione di stallo. L'indomani, i romani tentarono un rischiosissimo attacco condotto dal comandante della nona Ispana, Gneo Osidio Geta. A costo di essere quasi catturato, Geta mandò in rotta gli avversari. Per le sue gesta fu insignito degli ornamenta triunfalia, un altissimo riconoscimento per un uomo che non era imperatore né console. Non si conoscono i numeri della battaglia, ma si può ipotizzare che i romani fossero circa 20.000, date le 4 legioni schierate. Dati i 2 giorni di combattimento, i britanni dovevano essere probabilmente di più, quindi almeno 30.000. I britanni si ritirarono lungo il Tamigi, ma anche qui i romani li sconfissero. Togodumno, fratello di Carataco, morì poco dopo, possiamo supporre per le ferite riportate in battaglia contro gli invasori. Arrivati nei pressi della città di Camulodunum, il comandante in campo si fermò e informò Claudio che la campagna era agli stati finali. L'imperatore arrivò sull'isola con la guardia pretoriana e l'artiglieria, contribuendo a dare il colpo finale alle resistenze britanne. La città fu conquistata e divenne di lì in avanti un centro di vitale importanza per le attività militari romane nell'isola.
Carataco fuggì nell'odierno Galles per organizzare una nuova resistenza contro l'invasore. Se l'attuale Inghilterra cadde con relativa facilità, il Galles rappresentò il primo serio ostacolo all'avanzata romana. Abitato dagli Ordovici, dai Deceangli e dai Siluri, era il nascondiglio perfetto per condurre tattiche di guerriglia. I disordini furono facilitati dal cambio di governatore. Ad Aulo Plauzio venne preferito da Claudio Publio Ostorio Scapula. I britanni credevano che la conquista romana si fosse interrotta, ma si sbagliavano. Nonostante i tumulti, Ostorio pacificò le tribù rivoltose, cercando di razionalizzare i territori conquistati. Una volta sistemata la situazione, si concentrò su Carataco per chiudere una volta per tutte i giochi. Il capo britanno, in quegli anni, si era fatto un nome e si preparò ad affrontare i romani al meglio. Nel territorio degli Ordovici scelse un campo di battaglia stretto e delimitato da ostacoli naturali. Da un lato c'erano dei rilievi, mentre gli uomini di Carataco stavano in prossimità di un vallo. A fortificare ulteriormente la loro posizione c'era anche un fiume. Tacito ci riporta quanto potrebbe aver detto Carataco. Scorrendo tra quegli uomini, giurava che quel giorno e quella battaglia valevano come l'inizio o della riconquistata libertà o di una schiavitù eterna, e invocava il nome degli avi, che avevano ricacciato il dittatore Cesare e per il cui valore essi, liberi da scuri e tributi, conservavano inviolati i corpi delle spose e dei figli. A queste e simili parole quegli uomini rispondevano con grida d'entusiasmo. Ciascuno, secondo il rito della propria gente, giurava di non cedere ai colpi e alle ferite. Ostorio fu colpito da quell'entusiasmo, ma i suoi uomini gli dimostrarono da subito che non erano da meno. I legionari erano desiderosi di combattere e così il governatore formulò subito un piano d'attacco che individuasse i punti meno difesi per attraversare il fiume e attaccare il vallo. I romani attraversarono il fiume senza problemi, ma furono sottoposti a un fuoco di frecce e giavellotti nell'avvicinamento al vallo, che costò non poche vite. Arrivati in prossimità della fortificazione, i romani si disposero a testuggine e sfondarono letteralmente il vallo. I britanni a quel punto furono trucidati dai legionari e dagli ausiliari che li accompagnavano. Carataco riuscì a fuggire, ma la sua famiglia venne catturata dai romani. Il capo britanno fuggì dal popolo dei briganti per cercare nuove alleanze. La regina dei briganti era tuttavia alleata dei romani e per questo motivo consegnò Carataco a Ostorio. Era usanza romana far sfilare i nemici sconfitti nel trionfo del comandante vittorioso. Carataco e la sua famiglia sfilarono al seguito di Claudio e Ostorio. A questo punto Tacito ci riporta un discorso, probabilmente creato dallo stesso storico, che dimostrava lo spessore di questo nemico di Roma. Carataco disse: «La mia sorte attuale, com'è per me avvilente, così è per te motivo di vanto. Ho avuto cavalli, uomini, armi, ricchezze. C'è da stupirsi se ho opposto resistenza per non perderli. Se voi volete comandare a tutti, significa che tutti debbano accettare la schiavitù? Se fossi trascinato qui dopo una resa immediata, nessuna risonanza avrebbe avuto il mio destino e la tua gloria, e l'oblio accompagnerebbe il mio supplizio. Se invece mi lascerai incolume, sarò esempio vivente della tua clemenza». Queste parole convinsero Claudio a donare a Carataco e alla sua famiglia la grazia. Al capo britanno fu concesso anche di vivere a Roma, dove probabilmente rimase per tutto il resto della sua vita. L'opera di Ostorio non fu importante solo dal punto di vista militare. La sua vittoria consentì la cattura di un nemico importante e popolare che minava la conquista dell'isola da un decennio. Le gesta di Carataco erano arrivate addirittura in Italia e la sua voglia di libertà avrebbe potuto contagiare anche le Gallie. Al di là di questo, Ostorio iniziò l'importante processo di romanizzazione della Britannia. Nonostante qualche tribù ribelle, la provincia stava crescendo indisturbata. Tuttavia, i romani non potevano dormire sonni sereni. Grandi nubi si stavano addossando a nord della Manica, e quelle nubi venivano dal territorio degli Iceni. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi le prossime parti della conquista romana della Britannia. Mettete anche mi piace e condividete il video, aiuterà immensamente il lavoro di questo canale. Alla prossima!